Ben ritrovati amici di Solfatara News. Questa mattina torniamo ancora una volta nel cuore dei Campi Flegrei, proprio qui dove la Terra continua a raccontarci, giorno dopo giorno, quello che sta accadendo sotto i nostri piedi. Come sapete, il nostro lavoro è quello di osservare direttamente il territorio. Utilizziamo i nostri droni per sorvolare la fumarola di Pisciarelli, il cratere della Solfatara e le aree maggiormente interessate dall'attività vulcanica, cercando di mostrarvi quello che vediamo realmente sul campo. Non vogliamo sostituirci agli enti scientifici e non vogliamo trasformare ogni cambiamento in un presagio. Vogliamo però essere lì. Vogliamo documentare. Perché in una caldera come quella dei Campi Flegrei, anche l'apparente immobilità può nascondere processi che continuano nel sottosuolo: deformazione del terreno, circolazione dei fluidi, degassamento e attività sismica. E proprio questa notte è arrivato un nuovo segnale che ha riportato la paura nelle case di tantissime persone. Alle 2:27 e 23 del 10 agosto 2026, una scossa di magnitudo 3,0 ha interessato l'area dei Campi Flegrei. L'evento è stato localizzato a profondità molto superficiale ed è stato avvertito distintamente da una parte della popolazione. Le segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, Licola, Monteruscello, Bacoli, Quarto e dalle zone circostanti. E molti cittadini hanno raccontato di essere stati svegliati da un boato. Questo è un elemento che non possiamo ignorare, soprattutto perché arriva appena 10 giorni dopo il terremoto di magnitudo 4,7 del 31 luglio, uno degli eventi più forti registrati nell'attuale fase di bradisismo. Quella scossa ha provocato danni, persone ferite, edifici dichiarati inagibili e conseguenze pesanti anche sulla vita quotidiana della città. E allora è inevitabile che, quando la terra torna a tremare dopo qualche giorno di relativa calma, la prima reazione della popolazione sia la paura. Perché qui non stiamo parlando semplicemente di una scossa isolata. Stiamo parlando di una popolazione che da anni vive con il fenomeno del bradisismo e che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un terremoto molto più forte, con danni agli edifici e con una sequenza di eventi che ha mantenuto alta la tensione. E c'è un altro aspetto che non possiamo dimenticare. La paura sta avendo anche un costo economico e sociale. Pozzuoli vive anche di turismo, ristorazione, locali, attività commerciali e soprattutto della sua vita serale. La Movida, che per anni ha rappresentato uno dei motori economici del centro cittadino, oggi risente pesantemente del clima di paura seguito al terremoto. Quando le persone hanno paura di uscire, quando una famiglia preferisce non trascorrere la serata sul lungomare, quando un turista decide di cambiare destinazione, le conseguenze non rimangono soltanto psicologiche, diventano economiche. E a pagarne il prezzo sono soprattutto ristoratori, baristi, commercianti, gestori dei locali e tutte quelle persone che lavorano proprio grazie alla presenza di cittadini e turisti. Pozzuoli non può permettersi di diventare una città dove il terremoto non fa soltanto tremare i palazzi, ma finisce anche per spegnere progressivamente la vita della città. E proprio per questo il monitoraggio e l'informazione diventano ancora più importanti, perché paura e informazione non devono essere la stessa cosa. Noi possiamo avere paura, è umano, ma dobbiamo anche cercare di capire cosa sta realmente accadendo. E allora veniamo al nostro monitoraggio di oggi. Questa mattina, per tutti coloro che ci seguono anche attraverso la nostra live 24 ore su 24, dove abbiamo la nostra webcam e il nostro sismografo indipendente, abbiamo continuato a osservare l'attività della caldera. E proprio la registrazione dei piccoli eventi sismici ci mostra che, nonostante i momenti di apparente tranquillità, la situazione non può essere considerata semplicemente ferma. Ci sono stati numerosi microeventi, eventi piccoli, certo, ma che vengono osservati con particolare attenzione dalla popolazione perché arrivano dopo il 4,7 del 31 luglio e dopo una sequenza sismica che ha mantenuto sotto pressione il territorio. E qui bisogna fare una precisazione fondamentale. Una piccola scossa non significa automaticamente che ne arriverà una più forte. Non possiamo dire questo. Ma allo stesso tempo non possiamo nemmeno ignorare il fatto che un edificio già danneggiato
possa essere più vulnerabile a nuove sollecitazioni. È proprio per questo che le verifiche di agibilità, i controlli sulle strutture e gli interventi sugli edifici danneggiati sono fondamentali. E su questo punto la popolazione chiede risposte. Dopo il terremoto del 31 luglio ci sono famiglie che non sono rientrate nelle proprie abitazioni, edifici che necessitano di controlli e cittadini che vogliono capire quali saranno i tempi degli interventi. La sensazione di molte persone è che tutto proceda troppo lentamente. E quando si vive sopra una caldera vulcanica in una fase di bradisismo, anche l'incertezza può diventare pesante da sopportare. Ma adesso passiamo alle immagini del nostro monitoraggio. Prima tappa, la fumarola di Pisciarelli. Oggi la vediamo nuovamente molto attiva, con una presenza di vapore importante e, rispetto ai giorni scorsi, emissioni che appaiono più sostenute. Dobbiamo però considerare anche il caldo intenso di questi giorni, che rende il vapore meno visibile e può alterare quello che percepiamo a occhio nudo. Per questo una maggiore o minore visibilità del vapore non può essere utilizzata da sola per stabilire se l'attività sia aumentata o diminuita. Pisciarelli continua comunque a mostrare una forte attività fumarolica. Da qui ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, precisamente verso la Bocca Grande, che oggi presenta una pressione media, con getti di vapore continui ma non particolarmente intensi. Abbiamo notato attive anche alcune fumarole situate nelle zone più alte del cratere. Sono proprio questi cambiamenti che cerchiamo di documentare quotidianamente, perché è il confronto delle immagini nel tempo che ci permette di seguire l'evoluzione dell'area. Il quadro generale continua a essere caratterizzato da sismicità, deformazione del suolo, degassamento e attività fumarolica. Nessuno di questi segnali preso singolarmente significa che sia imminente un'eruzione, ma sarebbe altrettanto sbagliato dire che non sta accadendo nulla. La Terra continua a muoversi e la sismicità continua a farsi sentire. Il terremoto di magnitudo 3,0 di questa notte ci ricorda ancora una volta che, dopo alcuni giorni di relativa calma, l'attività può tornare a essere percepita dalla popolazione. Ed è proprio per questo che continueremo a fare quello che facciamo ogni giorno: osservare, registrare e confrontare ciò che accade sul territorio, senza creare inutilmente panico, ma senza nemmeno nascondere ciò che merita attenzione. I Campi Flegrei hanno bisogno di monitoraggio, prevenzione e informazione corretta. Noi continueremo a esserci con i nostri droni, con le nostre immagini, con la webcam attiva 24 ore su 24 e con il nostro sismografo indipendente. Se il nostro lavoro vi è utile, iscrivetevi al canale Solfatara News, condividete i nostri video e seguiteci sui nostri social e nel gruppo Facebook Solfatara News Group. Potete inoltre sostenerci attraverso Buy Me a Coffee. Ogni contributo ci aiuta a continuare questo monitoraggio quotidiano. Noi ci fermiamo qui, ma la nostra osservazione continua. La webcam continuerà a guardare, il sismografo continuerà a registrare e noi continueremo a raccontarvi quello che accade nei Campi Flegrei. Un abbraccio da tutto il team Solfatara News e appuntamento al prossimo monitoraggio. A domani, amici di Solfatara News.